Ciao amici e benvenuti a questo video. Oggi continueremo la nostra carrellata dei vari capitoli del manuale di uso e manutenzione della Honda Goldwing, nel mio caso Honda Goldwing del 2008 con navigatore e airbag. Oggi parleremo dei pulsanti che si trovano sul manubrio sul lato sinistro. Se la cosa vi può interessare, vi aspetto dopo la sigla. A dopo! Come dicevo prima, andiamo ad analizzare i pulsanti che ci troviamo sul lato sinistro del manubrio. Allora, andiamo già con i tasti un po' più semplici. Allora, questo qua sotto praticamente funziona nel momento in cui abbiamo il GPS attivato e appunto serve ad ingrandire o diminuire la piantina, la cartina che c'è sul GPS per chi ce l'ha, e premendo praticamente si ha la voce guida. Poi andiamo un po' più sopra. Questo qua è il classico bottone per il clacson, anzi faccio una cosa, accendo la moto così facciamo vedere tutto in diretta. Allora, abbiamo detto, questo qua è il clacson, come vedete, ok? Questo qua è praticamente il pulsante che serve ad diciamo mettere in silenziatore la radio. Vi faccio vedere. Allora, qui c'è la musica, sentite? Io schiaccio e la musica praticamente si silenzia ed è un modo per si usa soprattutto quando bisogna parlare con qualcuno, ci dà fastidio e via. Allora, lo lasciamo silenziato così la musica non ci dà fastidio. Quando clicchiamo su mute, ok, che è attivato, sul display, vedete, eccolo qui, appare la scritta mute, vedete, eccolo lì, bene. Andiamo sopra, sono gli indicatori di direzione, quindi destra, e appare, o meglio, sinistra prima, adesso destra, scusate, benissimo, e poi per farlo smettere, ok, si pigia e si disattiva. Normalmente si disattiva in automatico quando abbiamo fatto la svolta, oppure ho fatto il calcolo che nel momento in cui noi facciamo un sorpasso mettiamo la freccia a sinistra, dopo circa 10 secondi si spegne in automatico. Andiamo avanti, queste qua sono le luci. Allora, se noi pigiamo qua sotto, vedete, faccio vedere sul muro, vedete, facciamo la segnalazione momentanea, mentre quello di sopra rimane attivato. Vi faccio vedere, ok, perfetto, ok. Adesso andiamo a parlare un attimo dei bottoni che servono ad interagire con la radio. Faccio soltanto un excursus, poi magari ne parliamo con attenzione. Allora, questo qua è il volume della radio, ok? Noi, infatti vedete, volume 16, 17, aumenta e diminuisce, quindi quando siamo in viaggio è molto comodo. Un'altra cosa, oltre al... sì, questo qua è il volume, basta, dite una cazzata, solo volume. Poi, qua sotto questo qua serve a sintonizzare le stazioni, quindi sopra, sotto. Vi faccio vedere, allora, vedete che comincia, cerca, anzi, togliamola, vedete, ricerca. Allora, se voi lo tenete premuto e sentite un beep, sentite? Se sono due beep, praticamente fa la ricerca automatica. Se c'è un solo beep, non so se lo sentite, vediamo se riesco. Allora, se c'è solo un beep, praticamente va a sintonizzare in maniera più fine. Due beep, si va a cercare lei la stazione. Ora, inoltre, questo qua serve anche a cambiare il disco
che abbiamo caricato, o comunque i brani che abbiamo caricato sul dischetto. Vi faccio vedere. Allora, vado a... Ok, allora se io faccio un solo clic va a cambiare musica, va a cambiare brano. Invece se io tengo premuto, praticamente va su un altro disco completamente, su un'altra cartella. Faccio sentire, ok? Ok, poi andiamo invece, riportiamoci sulla radio. Allora, questi due bottoni che sono quelli più importanti, un attimo che mi vado a sintonizzare su una radio. Ok, allora metto bassa così non ci dà fastidio, che si sente o non si sente. Comunque, allora, questi bottoni qua sopra cosa servono? Allora, la AF praticamente è un qualcosa che a noi serve per sintonizzare le stazioni, o meglio tutte quelle radio che dispongono dell'RDS, ovvero del Radio Data System. Praticamente il Radio Data System è quello che ci permette di visualizzare tutte le informazioni che dà la radio. Se in questo momento è attivo, per attivarlo si alza, ok? E quando si alza vedete che appare sul display la parola AF, ok? E possiamo avere tutte le informazioni per quanto riguarda la radio. Allora, adesso vado a cercare una stazione, vediamo se c'è una stazione dove ci sono le informazioni, così ve le faccio vedere. Allora, perché non tutte le radio danno diciamo, questo servizio, l'RDS, il radio. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Allora, andiamo a cercare qualcosa, andiamo a trovare. Nelle zone in cui mi trovo non è che ci sia il massimo della ricezione, però un qualcosa trovo. Allora, vediamo se c'è qualcosa. Eccolo qua, Radio 2. Vedete ci sono le informazioni, Radio 2 ce le dà in automatico. Poi, questo bottone qua, News, se noi lo alziamo verso l'alto, si accende poi, vedete, faccio scomparire, si accende praticamente, il news significa che nel momento in cui noi ascoltiamo la radio, se c'è in qualche frequenza che trasmette il radiogiornale, si interrompe e ce lo fa ascoltare. Mentre il TA praticamente ci dà tutte le informazioni legate al traffico. Allora, nel momento in cui noi lo attiviamo, vedete qua lampeggia, lo attiviamo, rimane, ok, si attiva. E appare anche TP. Cosa significa? Significa che in questo momento Radio 2 ha attivato diciamo, il dispositivo interno loro di comunicazione del traffico. Quindi TP significa che quella frequenza lì è pronta per dare le informazioni sul traffico quando poi realmente ci sono. Per quanto riguarda gli altri bottoni su questo lato qui, non ho nient'altro da dire. Poi come funzionano questi dei bottoni, come funziona specifico, meglio il volume e questo qua che è per sintonizzare o per cambiare diciamo, la traccia del CD o del file, lo vediamo quando parleremo nel dettaglio della radio. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato utile, interessante per tutti voi. Se così è stato, mettete un like, che è il pollicione che voi vedete qua sotto. Faglio vedere Stella, qui, qua sotto. Ok, Stella vi ringrazia. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate, Stella faglielo vedere, qua sotto, bravi. Bene, io concludo come al solito, come disse il buon Nico Cerechini, ti ricordi Stella come disse? Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e tanta, tanta, tanta prudenza. Ciao ragazzi, vi saluta Stella, che è lei, e vi saluto anch'io. Ciao, al prossimo video.